L'antico Egitto era uno dei più potenti e influenti imperi, noto per la sua ricchezza e cultura. Gli antichi egizi erano abili architetti, ingegneri e artisti e hanno prodotto alcuni dei monumenti e delle opere d'arte più impressionanti del mondo antico. Hanno costruito imponenti piramidi, templi e altre opere pubbliche che fungevano da simboli del loro potere e della loro civiltà. Avevano sviluppato una cultura sofisticata ed un'economia basata principalmente sulla fertile valle del Nilo che scorreva attraverso il cuore del paese. Erano abili nel gestire le inondazioni annuali del fiume e nell'utilizzare sistemi di irrigazione per distribuire l'acqua nei loro campi, il che consentiva loro di produrre colture in surplus che potevano essere scambiate per altri beni e servizi. Al centro di questo impero c'era una regina carismatica e intelligente chiamata Cleopatra. Salì al trono all'età di 18 anni dopo la morte di suo padre Tolomeo XII nel 51 a.C. Era conosciuta per il suo patrocinio delle arti e la sua corte ospitava molti degli artisti, scrittori e studiosi più rinomati dell'epoca. Cleopatra stessa era una studiosa e poetessa e parlava fluentemente più lingue, tra cui greco, egiziano e latino. Doveva governare l'Egitto congiuntamente come coreggente con suo fratello minore di 10 anni, Tolomeo XIII, che era anche suo marito. Una pratica comune nella cultura egizia. Il loro rapporto, però, fu teso fin dall'inizio. Gli advisor di suo fratello, che erano per lo più eunuchi, detenevano una notevole quantità di potere e spesso manipolavano il giovane imperatore contro sua sorella, vedendola come una minaccia alla loro autorità, e cominciarono a complottare contro di lei quasi immediatamente. Tuttavia, Cleopatra era una figura dominante e desiderava governare con pugno di ferro. Forse erano le sue stesse ambizioni o semplicemente il fatto che suo fratello fosse troppo giovane per governare. Cercava di giocare un ruolo importante nel governo del paese. Questo la portò a scontrarsi con i nobili che costantemente scoraggiavano il giovane faraone contro di lei. Cleopatra si rese conto della situazione tesa e comprese che il governo congiunto non poteva durare a lungo. Doveva essere lei o suo fratello. Nel tentativo di consolidare il suo potere, iniziò a prendere provvedimenti per mettere da parte suo fratello. Dopotutto aveva il sostegno del popolo egiziano che la considerava una leader capace. Il sostegno del popolo comune non significava nulla perché alla fine i nobili e politici influenti avevano più potere, costringendo il fratello a respingere Cleopatra, mandandola in esilio ad Alessandria, mentre Tolomeo si dichiarava unico sovrano dell'Egitto. Esistono diverse teorie su perché Tolomeo non abbia ucciso Cleopatra, ma invece l'abbia solo esiliata. Una possibilità è che potesse essere stato riluttante a compiere un'azione così estrema contro la propria sorella, specialmente perché avrebbe potuto essere visto come una violazione dei valori tradizionali egiziani. Tuttavia, probabilmente non era comunque sua decisione, ma quella del principale consigliere del giovane faraone, Potino, un influente eunuco che aveva anche servito suo padre, il faraone Tolomeo XII. Ciò nonostante, non si aspettava che Cleopatra avrebbe continuato a sfidare l'autorità del faraone. Spostiamoci ora nel cuore dell'antico impero romano, dove parallelamente un'epica storia di intrighi e ambizione si svolgeva dietro le maestose colonne dei templi e le polverose strade di Roma. Giulio Cesare, il grande condottiero, aveva da poco sconfitto Pompeo, il famoso statista, nella cruenta battaglia di Farsalo, segnando un punto di svolta nella storia di Roma. Ma l'ombra della sua vittoria si estese fino all'Egitto, dove Pompeo, in fuga per salvare la vita, si rivolse al giovane faraone Tolomeo per chiedere aiuto. Tuttavia, Tolomeo, consapevole delle proprie sfide e della sua giovane età, intraprese un'astuta manovra politica. Vedeva in Cesare non solo un potenziale alleato, ma anche una via
per soffocare la ribellione di sua sorella Cleopatra. Con un gesto audace, Tolomeo decise di eliminare Pompeo e presentare la sua testa a Cesare come pegno di fedeltà. Ma l'accoglienza di Cesare non fu quella che Tolomeo sperava. Sebbene l'azione dimostrasse il suo potere, Cesare non approvò il trattamento riservato a Pompeo, un compatriota romano. Intrigato dalle dinamiche politiche dell'Egitto e dalla figura enigmatica di Cleopatra, Cesare decise di incontrarla. Ma fu Cleopatra stessa a prendere l'iniziativa, travestendosi da serva per entrare di nascosto nelle stanze di Cesare, che nel frattempo era stato trattenuto nel palazzo imperiale da Tolomeo, e liberarlo. La sua intelligenza, il suo carisma e la sua bellezza catturarono l'attenzione di Cesare, portandoli a formare un'alleanza tanto politica quanto personale. Mentre Cesare e Cleopatra consolidavano la loro alleanza, le trame politiche a Roma si infittivano. La posizione di Cesare come dittatore temporaneo suscitava preoccupazioni tra i potenti senatori, temendo che il suo potere potesse minare l'equilibrio politico della Repubblica. Queste tensioni culminarono quando Cesare, tornato nella capitale dopo aver risolto il problema dell'approvvigionamento di grano dall'Egitto, venne assassinato il 15 marzo del 44 a.C. da parte di un gruppo di senatori, scatenando una catena di eventi che avrebbero cambiato il corso della storia. Per Cleopatra, la morte di Cesare fu un duro colpo, sia personalmente che politicamente. Con Roma in tumulto e nuove minacce all'orizzonte, Cleopatra si rivolse a Marco Antonio, un altro fedele alleato di Cesare, per garantire la sua posizione e proteggere l'Egitto dall'ingerenza romana. La loro alleanza fu cementata da una passione travolgente, ma portò anche alla rovina di Antonio agli occhi di Roma. La tragedia culminò nella battaglia di Azio, dove le forze di Cleopatra e Antonio furono sconfitte da Ottaviano, il figlio adottivo di Cesare. Con la loro sconfitta inevitabile, Cleopatra e Antonio si ritirarono ad Alessandria, dove affrontarono il loro destino. Nella disperazione, Antonio si suicidò, seguito poco dopo da Cleopatra, che scegliendo la morte per il morso di un'aspide, mise fine alla dinastia tolemaica e all'epoca della Repubblica Romana. Così, mentre le grandi potenze del mondo antico si scontravano, il destino di Cleopatra divenne leggenda, un simbolo di potere, passione e indipendenza femminile che continua a ispirare anche oggi. E con questo la storia di Cleopatra e della Roma antica ci insegna che, anche nei momenti più oscuri, la forza della volontà umana e l'ardore della passione possono plasmare il destino delle nazioni e dei popoli. E così concludiamo il nostro racconto, consapevoli che la storia continua a tessere i suoi fili intorno a noi. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso il tempo e lo spazio. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. Iscriviti al canale e attiva la campanella.